serve per alleggerire il solaio. Tira più lontano, tira che ci sono pure strade. Ragazzi, oggi cuciniamo insieme, prepariamo insieme alcune basi per cibo autunnale, per un menù autunnale. Vi insegnerò un segreto per un brodo eccezionale come vedete in questa immagine. Prepariamo il brodo in anticipo per l'autunno. È utile per avere sempre a disposizione una base calda, nutriente per le giornate più fredde. Risparmiamo tempo, ma soprattutto sarà utile per le persone che hanno i bambini piccoli, che hanno iniziato con le pappette, o ad esempio le persone anziane, avete delle nonne. Un passaggio molto importante: prima mettiamo a bollire l'acqua, dopodiché aggiungiamo la carne, la carota e la cipolla. Solo così il nostro brodo rimarrà con un colore bello acceso. Non mettetelo in acqua fredda, se no rilascia tutta quella schiuma e vi cambia il colore del brodo. Il petto di pollo preferisco tagliarlo a cubetti e fare un secondo con i funghi o qualcos'altro. Non l'ho aggiunto per fare il brodo, soltanto l'osso che stava il petto di pollo. Come potete notare c'è pochissima schiuma. Prendiamo una carta da cucina e vado a tamponare così per prendere quel poco, così il nostro brodo rimane con un colore giallo acceso. Guardate, condivido con voi come faccio io il fegato. Il fegato, se lo mettiamo a bollire, ha un gusto più amaro, non è tanto buono. Metto un po' di sale, lo sigillo nella carta da forno, faccio come una tasca, come potete notare in questa immagine. Lo metto a cuocere su un tegame già bello caldo o sulla grill per alcuni minuti. Basta 2 minuti da una parte, 2-3 minuti da un'altra parte.
Il fegato così è buonissimo, lui rimane tenero, dolce, è molto, c'è proprio il sughetto all'interno. Potete anche tagliarlo a fettine o a cubetti e aggiungetelo tipo in insalate. Io preferisco mangiarlo così, anzi si mangia subito, i bambini adorano il fegato in questo modo. Buono? Dolce? Senti questo? Che buono. Il brodo mi è uscito bello concentrato, avere il brodo già pronto permette di velocizzare le preparazioni di molti pasti, è proprio una base per l'autunno e inverno, io lo adoro. Guardate come faccio io ragazzi, lo lascio prima raffreddare, separo la carne e vado a filtrare questo brodo in modo che mi rimane proprio bello bello, no? Un colore così pulito e trasparente, guardate voi che concentrato. Prendo dei contenitori e separo la carne nel modo di creare più porzioni. Quando voi lo scongelate non c'è alcuna differenza tra un brodo e con la carne bollita appena fatta che questa congelata. Lei si mantiene alla grande, cioè non noterete alcuna differenza, noterete soltanto il risparmio di tempo e la comodità che avete sotto mano. Lo metto così una sopra l'altra e lo metto in congelatore. Congelare in questi contenitori di plastica è molto più pratico perché quando andiamo a scongelare, ad esempio, noi riusciamo, no, a versare il brodo congelato direttamente nella casseruola, quello che dobbiamo cucinare. Invece, se non volete spegnere i soldi su questi contenitori e avete magari dalle vostre conserve, avete già aperto una conserva e avete già dei barattoli vuoti, possiamo congelare il brodo direttamente in questi barattoli per le conserve. Importante è di non riempire fino alla fine, ma tipo lasciamo un po' di spazio che quando andrà a congelare, no, di solito aumenta del volume e si può rompere il vetro se ha il coperchio sopra. Invece se noi lasciamo un po' di spazio libero, ecco, quando aumenta, insomma, non succederà niente. Mettiamo il barattolo e lo porto in congelatore. Vi dimostro alcuni esempi di quello che possiamo fare. A parte che è una base per innumerevoli piatti di zuppe, di verdure autunnali, di risotti o anche per cuocere di cereali come il riso. Allora io ho preso l'uovo, un torlo con un po' di panna acida e lo sbattiamo, facciamo ad esempio una zuppa greca. Voi pensate soltanto ragazzi alla comodità, ho messo anche un po' di pomodoro a cubetti e aggiungo la carne, abbiamo in pochissimi minuti un brodo, una zuppa greca con la carne bollita, buona, soprattutto d'inverno se, ecco, avete raffreddori o i bambini che non stanno tanto bene, cosa può essere più utile, più buono e più piacevole da mangiare se no una zuppa calda? O una vellutata con la base, con questo brodo qua, aggiungere dei crostini, ad esempio anche se avete bambini piccoli, basta questo brodo con un po' di pastine ed è fatta. Insisto anche che provate a fare i crostini in questo modo, perché li mangerete anche senza niente. Prendiamo un po' di cipolla essiccata, un po' di olio di oliva e andiamo a frullare tutto. Ho tagliato a cubetti il pane e mettiamo questo olio saporito con questa cipolla che ha un gusto fantastico, dolce, molto molto intenso. Lo mettiamo in forno, è semplice, però questi crostini ragazzi buonissimi, un gusto unico che non si può comprare da nessuna parte e anche un'ottima base per varie insalate. Preparo anche questo mix di frutta secca che mi aiuta per le merende e colazione
in tante situazioni. Per la vostra comodità ho messo già quello che io utilizzo. Mettiamo in una ciotola più grande tutta frutta secca come menzionato prima. Aggiungiamo anche un po' di cocco, cannella, noce moscata, sciroppo, tutto quello che avete già visto come ingredienti. Mescoliamo bene nel modo che un po' si amalga tutto tra di loro. Li mettiamo in una teglia da forno a 180 gradi per circa 10-15 minuti. L'importante è che ogni tanto andiamo e mescoliamo. Lo utilizzo in varie situazioni, colazioni, a scuola, anzi uscirà un video di Ikea e inserirò altre idee con quello che possiamo fare. Li possiamo mangiare anche così, sono buonissimi. Un'altra base che ho condiviso anche altre volte, ma se siete nuovi sul mio canale, questa base di soffritto ragazzi vi salverà in ogni situazione. Io dico basta avere il brodo e questa base è la nostra cena, il nostro pranzo è salvato. Tagliamo a cubetti la cipolla, grattugiamo più che altro la carota e mettiamo tutto a soffriggere. Dopo io metto anche un barattolo di pomodoro pelato che l'ho conservato io, voi se non l'avete fatto aggiungete anche un pelato, quello che comprate, e lo facciamo soffriggere. Dopodiché lasciamo tutto a raffreddare e lo congeliamo e lo tagliamo a cubetti. Un cubetto così vi salverà sempre. Mi sono aiutata con la fiatatrice, volevo delle fettine sottilissime che non riuscivo a fare con il coltello. Uso anche il pane di grano duro, per cui tutto il pane che avete va benissimo, tutto è buono, soprattutto perché noi andiamo a insaporire come vogliamo. Allora, faccio questo, taglio tutto con la fiatatrice, dopodiché dobbiamo prendere delle erbette che ci piacciono. Ad esempio io faccio con il rosmarino e anche con il pomodoro essiccato. Mi piace questi gusti, stanno bene anche perché dopo prendo questi fettini ragazzi e li metto anche sopra con un po' di Philadelphia o ad esempio marmellata o un po' di burro o insomma anche la mozzarella è una bruschetta pronta che va utilizzata su
in varie situazioni. Ho frullato il rosmarino e tagliamo con le forbici il pomodoro essiccato. Dopodiché metto un po' di olio di oliva e vado a frullare, in modo che abbiamo questa cremina con questo pomodoro essiccato profumatissimo. Dove ho fatto olio con pomodoro essiccato ho aggiunto anche un po' di aglio in polvere perché ci sta molto molto bene. Adesso con un pennello vado a spalmare da una parte e dall'altra. L'importante è che lo spalmiamo da tutte e due le parti. Dopo lo mettiamo in forno quando mangiamo, ragazzi, questi pezzettini di pomodoro essiccato, perché vedete che non si è proprio frullato di tutto, no? Ci sono questi pezzettini così che si sentono. Ecco, quando mangiamo queste bruschette loro si ammorbidiscono in bocca quando mastichi, per cui senti questo contrasto buonissimo. Invece il pane di grano duro ho fatto olio con il rosmarino, è un po' sta così. Ecco, lo giriamo e lo mettiamo in forno, li metto a 180 gradi finché vediamo che già ha preso un bel colore. Ogni tanto ecco, vado a girare in modo che si cuoce tutto uniforme. Ragazzi, facciamo anche un succo, potete personalizzare con la frutta che avete o che vi piace. Io ho utilizzato albicocche, mele e pesche. E laviamo bene la frutta, meglio se prendiamo la frutta quella più matura, così il nostro succo sarà più dolce e di conseguenza metteremo meno zucchero. Ho provato varie combinazioni, ma questa è quella più azzeccata: arancia, albicocca, pesca, limone e mele. Tagliamo tutto a cubetti, che comunque dopo verrà tutto frullato, perché potete anche tagliare in 4, in 5. Frulliamo tutto, dopodiché mettiamo tutto in una casseruola più grande, aggiungiamo il zucchero. Fate conto, a un chilo di frutta va circa 250 grammi di zucchero, ma questo è un po' in base anche ai vostri gusti, ragazzi. Se volete più dolce, fate più dolce. Mettiamo l'acqua. Allora, se volete il succo che sia più liquido, meno denso, allora fate 1 litro di acqua a 1 litro di frutta. Se lo volete leggermente più denso, allora fate 800 ml di acqua. Ho messo a bollire, ho tolto la schiuma. Abbiamo bisogno che i barattoli siano belli bollenti, li sterilizziamo in forno e anche i coperchi. Filtro tutto, se volete la polpa all'interno allora evitate questo passaggio. Io volevo proprio un succo più liquido. Facciamo questo, adesso noi non lo mettiamo più a bagnomaria, per cui abbiamo bisogno di barattoli belli caldi. Adesso è tutto bollente, il succo bollente, i barattoli bollenti, anche i coperchi. Chiudiamo e mettiamo sotto una coperta a calduccio fino al secondo giorno, così lui si raffredda, si fa il sottovuoto e voilà, il nostro succo è pronto. Possiamo anche darlo a scuola come merenda ai nostri bambini.
Ragazzi, come promesso già, vi farò vedere ecco, come procede la scuola. Se vi ricordate, no, qualche mese fa abbiamo iniziato a costruire questa scuola molto grande, ecco le immagini erano così quando ho postato il primo video, eravamo proprio dall'inizio. Adesso pian piano, come potete notare, si va avanti con il lavoro, vi inserisco qua varie fasi di lavoro, però è una soddisfazione veramente grandissima. E già inserito serve per alleggerire il solaio, che così non sarà tutto pieno con il cemento quando verranno a gettare. Madonna. Sembra veramente un campo da calcio qua, eh? Quando non c'era zero, sì. Madonna. Allora la scuola ha più piani, ma questo è il solaio più grande che ha sui 1600 metri quadri. Adesso se non vado errata, è veramente grandissimo. Come dicevo già, c'è sempre una soddisfazione, c'è sempre un'emozione forte, soprattutto quando costruiamo, ad esempio, avevo detto tante volte, i condomini, la scuola, dopo un asilo, lo faremo, per cui è proprio un'emozione che crei un ambiente educativo, è una emozione che non riesco io a descrivere, ma stessa cosa anche se mio marito è di più lui, no, che segue tutti i lavori, tutto, anche lui lo vede proprio così con gli occhi, si illumina, sicuramente c'è tanto impegno, tanto lavoro, però come potete notare, ecco qua ad esempio già il solaio è stato gettato e provo a inquadrare no più, però è una scuola veramente grandissima, poi già sono stati separati le aule all'interno, e leggo il progetto, ecco così sarà la scuola quando sarà pronta. Mi è piaciuto anche che questa scuola è piena di vetrate e qua sopra verrà fatta anche una sala grandissima per l'educazione fisica, per fare lo sport. Ragazzi, grazie che siete rimasti con me fino alla fine, ecco, mi ha fatto piacere di condividere anche un'altra parte della mia vita, della nostra attività. Spero molto, ecco, che vi ha fatto piacere anche a voi. Io intanto vi saluto, un abbraccio a tutti e noi ci vediamo presto. Ciao ciao! You could see yourself